Eccoci, siamo tornati. Beh, fantastico, devo dire, bellissima compilation. Anche la canzone finale è veramente stupenda e capitata lì per caso dopo la solita estrazione, ma chiude alla grande questa compilation come meglio non si poteva, secondo me. Bene, io direi che così vogliamo raccogliere un po' di commenti, così, però perché siete tutti qui e non siete sul server, sul canale del server? Dalla prossima volta trasmetteremo solo lì, perché non ha senso dividere il pubblico su due canali. Quindi lo dico già, vi avverto ufficialmente, dalla prossima puntata del podcast sarà disponibile solo sul canale del server. Bene, direi che è il momento di cambiare schermata. Eccoci qua. Eccoci qua. Perfetto. Dai, meno scrivere queste cose pornografiche. Allora, bene, iniziamo. Vorrei parlare un po' del mastering di questa compilation, del processo che ho utilizzato, alcuni tricks, le scelte principali e un esame approfondito canzone per canzone. Allora, la prima cosa che io faccio tutti i miei progetti di mastering è prima di tutto aprire 3 diversi plugin di analisi. E voi mi direte perché 3 non ne basta 1? Non ne basta 1 perché prima di tutto fanno 3 cose completamente diverse, ma soprattutto perché incredibilmente, benché siamo nel dominio digitale, ogni plugin mi dà valori differenti e quindi cerco di fare una media ponderata tra le informazioni che mi arrivano da tutti e 3. Questo è il primo motivo. Qui abbiamo Insight di Isotope, settato su History, che mi serve per analizzare i loops su tutto il brano e vedere i picco, il true peak, e poco altro. Lo utilizzo principalmente per questo. Qui ho Supervision, che è un multi-plugin completamente customizzabile di Nuendo, c'è anche in Cubase. E qui ho un multipanorama, correlazione di fase e analizzatore di spettro, settato come vedrete con dei tempi di decay molto lunghi. Non mi piace vedere i fader che corrono su e giù velocemente, preferisco capire qual è il comportamento medio delle frequenze. E qui abbiamo invece, aspettate un attimo, ecco, era giusto per far vedere la felpa della mia band, tutto qua. E qui abbiamo Streamliner, che è assolutamente una bomba, e poi vi farò sentire perché è così importante, ve lo faccio sentire in gioco, che permette di comparare l'audio in entrata con l'audio in uscita su tutte le piattaforme principali, Spotify, Apple, Tidal, con i vari codec utilizzati a seconda del tipo di abbonamento, premium, free, mobile, eccetera, eccetera. Poi sentiremo concretamente che cosa significa. Questo è veramente molto, molto interessante ed è un investimento che tutti dovreste fare. Il link per la felpa lo metterò più avanti, ma se cerchi su Amazon lo trovi. Allora, l'altra cosa fondamentale è che io utilizzo un brano come reference, ma non utilizzo come reference un brano di un artista qualunque. Scelgo un brano della compilation da utilizzare come riferimento per tutti gli altri. Quindi prima masterizzo un singolo brano, e in questo caso ho scelto il mio brano perché vabbè, l'ho fatto io, ce l'avevo sotto mano e ho deciso di utilizzare quello. E per come faccio ad ascoltarlo? Praticamente io lo assegno a un canale che non è assegnato allo stereo bus, e nella mia control room ho 2 canali differenti, cioè il mix mi fa ascoltare le varie tracce che devo masterizzare, e C1 mi fa ascoltare invece questa traccia che io ho assegnato tramite questa mandata Q, per cui se io faccio andare la song, stanno
andando due canzoni, ma io sento solo quella assegnata come reference a C1. In qualunque momento quindi posso passare dal mix, cioè dalla traccia che devo masterizzare, alla traccia di reference in questo modo. Ok, quindi questo è la parte più importante, cioè avere un riferimento, decidere qual è la traccia, qual è lo stile da seguire, perché questa è una compilation di molti artisti differenti con un sacco di generi diversi. E quindi è importante decidere da che parte andare, cioè non si possono masterizzare le singole tracce separatamente, ma bisogna sempre avere un punto di riferimento preciso. In questo caso io ho scelto questa canzone. Come è stata masterizzata questa canzone lo vedremo più avanti. Questo strumento esiste anche fisico, giusto? Non so che cosa tu intenda, cioè questo non è uno strumento, questo è una segnalazione sul monitoraggio. Vi faccio vedere, io posso assegnare la mia control room, posso costruire, aggiungere diversi canali di sorgente di monitor, ne ho 7 disponibili, quindi posso creare 7 canali di monitoraggio diversi a cui assegnare cose diverse, quindi io semplicemente switcho tra monitor e mix principale. Questo si può fare anche in fase di mix, anche se è un po' meno utile. Bene, iniziamo subito. Alcune altre piccole precisazioni. Su tutte le tracce alla fine della catena io ho usato Ash Ultra di acustica audio. Qui vedete che c'è un oversampling di 1 per. Ecco, io ho utilizzato un oversampling di 128 per. Ma dovendo streamare, dovendo registrare anche sul disco questa sessione, questo live, dovendo streamare, se io mi arrivo anche solo a 16 per, esplode il mio computer e la diretta finisce. Quindi in generale su tutti i plugin io ho disattivato l'oversampling o l'ho messo al minimo, per cui quello che voi sentirete come mastering non è il mastering effettivo. C'è una piccola differenza, alcune cose ovviamente sono un pochino meno tirate, specialmente in fase di limiting o di clipping, perché con un oversampling così basso avreste percepito molte distorsioni. Sì, sono quelli super pesanti che vanno oltre Dio, non da Dio. Ok, non tutte le canzoni hanno avuto la stessa catena di plugin, perché ovviamente dipende dal segnale in ingresso. Come potete già vedere, le forme d'onda, ve le faccio vedere, non sono tutte uguali, per cui a volte serve comprimere, a volte serve espandere dei picchi, insomma dipende. Quindi iniziamo dalla prima song, la song Time Walk di Mirai no Hagaki e Roku dal Giappone. E il primo plugin che io inserisco sempre nella mia catena è quello che spaventa tantissimo Mycelium Bug, che è questo, che in realtà è semplicissimo. Sembra così spaventoso perché ci sono un sacco di manopole, ma è come un piccolo mixer. Abbiamo guadagno, frequenza, EQ, campana. Possiamo lavorare in mid-side. Io il mastering lavoro quasi sempre in mid-side, processando cioè su questa parte il canale centrale e la parte mono del segnale, e sulla parte destra la parte stereo del segnale. Ho attivato la funzione Auto Listen che permette di ascoltare, vi faccio sentire come funziona, mentre va la traccia. Mentre va la traccia io posso sentire su quale frequenza sto lavorando, come funziona la campanatura. Tutto questo si attiva sia sulla frequenza che sulla campanatura. Ora, se ti spaventa il rosso lo facciamo diventare nero, così sei più tranquillo, va bene? Non preoccuparti. Allora, come funziona? Abbiamo
questa song, sentiamo. Ok, la differenza è sottile ma importante. In questo caso ho attenuato di 0,5 dB 110 Hz perché la cassa in quel punto era un pochino troppo esuberante, e anche un pochino 295 sempre nella parte mono. Si può sentire? Sentiamo. Questa zona, per il resto ho lasciato abbastanza uguale, mentre ho tolto abbastanza 2 dB sulla parte bassa del segnale stereo, ovvero questa è stata attenuata. Ho messo anche in mono tutto il segnale intorno agli 80 Hz, e sulla parte del segnale stereo ho messo un passalto intorno ai 100 Hz o qualcosa del genere. Comunque sentite che anche mettendo in mono a 80 Hz avete sentito che nel segnale stereo comunque ci sono moltissime basse. Sì, clippa un po' perché ovviamente mi fa sentire al massimo volume la frequenza, anche io lo sento clippato, quindi è normale, no? Non preoccuparti. Ho attenuato poi anche qui 220, la parte più importante in moltissime canzoni è proprio questa zona nella parte stereo e nella parte mono, perché in questo genere ci sono moltissimi synth, moltissimi pad, per cui normalmente questa è la zona più critica che uccide la stereofonia, uccide la dinamica e va a confondersi tantissimo con le note del basso, con le note della cassa. E tantissime volte ci sono problemi con pianoforte e pad in questa zona. E in questa canzone specifica, con tutte queste chitarre, questi synth sulle frequenze medie, mi davano un po' fastidio a circa i 1000 Hz. Quindi ascoltiamo con, prima senza e poi con SPL PQ. Così attivato. Io penso che potete capire come drammaticamente aumenta la stereofonia, come si pulisce tutto il suono al centro e diventa tutto molto più ampio e più interessante. Fai tutto in cuffia, anche monitor. In questo momento sono in cuffia per evitare i rientri sul microfono, però normalmente quando devo fare lavori di fino o di mastering mi piace stare in cuffia, perché non mi piace lavorare a volumi alti, e quindi preferisco lavorare in cuffie per notare tutti i dettagli, con un ascolto più isolato e più pulito. Il secondo plugin che ho utilizzato è un plugin nuovo, uscito da pochissimo, che si chiama Sinozoic Compressor, ed è veramente molto interessante perché raccoglie dentro di sé una valanga di tipi diversi di compressori. Quindi è come avere tantissimi compressori differenti in un'unica macchina. Ha alcune caratteristiche anche molto interessanti. Abbiamo un declick che permette di agire maggiormente sulla parte di picco del segnale, clamp che fa esattamente l'opposto, permette di agire maggiormente sulla parte più lunga dei segnali. Poi abbiamo ovviamente attacco, release, in questo caso settato in automatico, non avevo bisogno di fare granché, e anche questo slider che ci sposta da una versione punch a una versione pump, in cui anche qui lavoriamo sui transienti punch, accentuiamo poi i transienti pump, li togliamo. Alcune sezioni sono oscurate perché in questo caso ho un compressore RED di tipo RED Focusrite e questi parametri non sono utilizzabili. Con altri tipi di compressori ci sono anche parametri come Tight Sensitive e altre cose.
Lavoriamo in sidechain in questo caso, sempre monostereo, midside, scusate, non monostereo, midside, con un taglio sui 50 Hz, un roll-off abbastanza morbido, quindi significa che questa parte non attiva la compressione, quindi la parte delle basse non fa funzionare il compressore. Quindi sentiamo il tutto senza Cenozoic e con Cenozoic. Diciamo che si sente abbastanza il compressore lavorare, il rapporto di compressione è abbastanza basso, cioè sui 2. Il tempo di rilascio, come vedete, è molto veloce, quindi non c'è un intervento così invasivo, anche perché sta lavorando comunque in sidechain. Anche qui utilizzo oversampling, ovviamente quando faccio il vero mastering. Adesso non me lo posso permettere perché collasserebbe tutto. Nella catena successivamente c'è un Pultec, un emulatore di Pultec che è particolarmente utile e utilizzo semplicemente per attenuare un po' di basse frequenze nella parte sub, o attenuare un po' di alte frequenze, o dare un po' di alte frequenze nella parte high. Mi piace la sua curva morbidissima, quindi non si sente l'intervento, non so, da 10 kHz in su aumenta, no, ha un taglio, un roll off molto morbido, quindi l'ingresso è molto graduale e molto leggero. Qui siccome con la compressione, non avendo compresso la cassa, perché non volevo far lavorare il compressore anche sulla cassa e sul basso, schiacciando un po' il segnale si è boostato un po' troppo, allora ho inserito una piccola attenuazione sulle basse. In altre canzoni questa attenuazione è stata decisamente più importante. Come potete vedere sono tutti piccoli interventi, però anche in questo caso la differenza non è grandissima, ma si percepisce nettamente con questo EQ disattivato che c'è qualcosa che sfugge al nostro controllo durante il mastering. E quindi qui l'intervento non è tanto estetico, non è tanto, ma è funzionale. Mi fido delle mie orecchie, non sto nemmeno a guardare l'analizzatore di spettro, capisco, sento che in cuffia qualcosa delle fasi è fuori controllo sulle basse frequenze, e quindi metto questa leggera attenuazione che mi aiuta a lavorare più tranquillo nel prossimo step, che invece è uno step abbastanza invasivo, ovvero quello con Ozone 11 in questo caso. Ora disattiviamo tutti i moduli e partiamo dall'EQ. Allora, qui come vedete sembra un taglio pazzesco, però in realtà sono 2 dB, cioè al massimo 2 dB si arriva sui 20 Hz, quindi già sottoludibile. Ok, vi chiederete perché
non ho attenuato di più nello stage precedente, cioè con l'EQ della Pultec. Perché quello è un EQ molto colorato, ha un intervento meno clinico di questo. Questo è molto duro, molto digitale come tipo di approccio, molto scientifico, mentre il Pultec è un po' più così, cioè è un emulatore di una macchina di molti, molti anni fa e quindi il suo lavorare sulle frequenze non è così preciso. Qui posso intervenire invece in una maniera più clinica e attenuo così tanto perché nello stadio successivo, che è l'imager, metto praticamente quasi completamente in mono, anche se il mix non è del tutto, non è al 100%, ma al 50%, metto in mono tutta la parte sotto i 100 Hz che quindi viene nuovamente boostata un po'. Quindi vedete il mastering è un po' dare, togliere a piccoli passi cercando di non perdere il filo del discorso. Quindi ora sentiamo con Imager attivato e disattivato. Come vedete non boosto niente a livello di immagine stereo perché ha già fatto quasi tutto l'equalizzatore iniziale, l'SPL PQ. Quindi adesso ascolteremo con l'Imager attivo e disattiverò questo equalizzatore utilizzato in modalità mid-side, così sentirete come il suono diventa immediatamente più monofonico quando lo disattivo. Avete sentito che alla fine, a mio parere, non è un bene utilizzare questi plugin che aumentano lo spettro stereo, sono molto delicati perché introducono una quantità di problemi di fase notevolissimi. Nel mio approccio, la maggior parte della stereofonia su questo genere si ottiene proprio in fase di mix, lavorando in fase di mix con un'equalizzazione eh, centrata sulla parte mid del segnale, attenuando quel range tra i 400, 600, 800 o da 200 a 800 a seconda dei segnali, solo nella parte mid in modo che i pad suonano molto più aperti, molto più dilatati, senza bisogno di utilizzare strani algoritmi dopo che fanno cose che io non so. Detesto i plugin che fanno troppe cose a mia insaputa. Ecco. L'elemento successivo che utilizzo è uno stabilizer ma in modalità jazz, super morbidissimo, vedete che fa veramente veramente poco. In questo caso l'ho utilizzato in modalità cut, altre volte lo uso in modalità shape se mi mancano transienti o picchi. È qualcosa che non utilizzo sempre, però in questo caso, dovendo lavorare una compilation, è stato abbastanza importante per darmi la possibilità di rendere l'ascolto abbastanza omogeneo tra una song e l'altra. Poi mi direte voi se il risultato è stato raggiunto, perché insomma è il giudizio vostro quello che conta. E poi andiamo a uno step molto importante che è l'equalizzatore dinamico, è assolutamente fondamentale, è un po' il coltellino svizzero finale, cioè, anzi diciamo sono gli strumenti chirurgici del chirurgo plastico e lo utilizzo come penultimo step su questo plugin e come terzultimo step sulla catena. Sentiamo con e senza. Allora,
come vedete anche qui c'è questa canzone un po' un'esuberanza di medie con i riverberi, con i pad, col pianoforte, quindi sulle medio-basse c'è stato un pochino di lavoro extra da fare. Ma sentiamo in solo queste parti, così capiamo meglio su cosa sono intervenuto. Ok. Questa parte. E poi quest'ultimo. Che mi direte che cosa ha fatto? Niente, in realtà ha fatto molto perché ha lavorato su questo, sul noise che c'era nei rumori di ambience, che mi dava parecchio fastidio quando poi ho tirato il volume con gli ultimi due passaggi del mastering. E poi questo sulle alte, ma sulle altissime, come vedete in questa song lavorava praticamente zero. L'ultimo step è Maximizer, ascoltiamo anche qui senza e con. Allora, qui come potete vedere ho settato un livello di uscita a -2 e lavora veramente pochissimo, cioè questo ha alzato semplicemente il gain, il volume, ma gli interventi di questo limiter sono minimi. Indipendenza stereo al massimo sia sui transienti che sul sustain per modificare il meno possibile il suono. Soft clip, scusate, come vedete in questo caso disattivato, anche upward compression in questo caso disattivato perché non avevo bisogno di spingere ulteriormente il segnale per raggiungere il target di LUFS che era necessario. Come tipo di carattere smooth, ovviamente, visto il genere. Detto ciò, l'ultimo punto è il mio adorato Ash Ultra che come ho detto prima, io normalmente lavoro a 128 di oversampling, ma praticamente accendo solo lui e poi devo spegnere il computer. Ash è un clipper, è sicuramente il miglior clipper esistente, chi vi dice il contrario mente. Ci sono diverse modalità, come vedete fondamentalmente queste diverse modalità sono emulatori di macchine reali tutte, rispondono diversamente in velocità e soprattutto sul gomito della curva. Ad esempio adesso cambio, vedete che cambia il gomito della curva a seconda dei compressori che io scelgo e lavorano diversamente, intervengono il più o intervengono meno. Adesso non mi ricordo più qual era, vabbè, questo. Ok, qui l'intervento è su hard, quasi su hard, in modo che intervenga il meno possibile e in post clip ho dato 1 dB. Questo pulsantino -1 significa che io tolgo 1 dB, nel senso il mio limite picco di true peak è -1 in uscita da questo plugin. Poi per decidere come lavora questo -1, ovviamente non mettiamo solo -1, dobbiamo essere sicuri che non faccia casino. Andiamo qui e scelgo un limiter, transparent limiter più true peak. Anche qui lavoro 8 per normalmente, quindi sono 8 per più 128 per. Immaginate cosa fa il computer, poverino. Adesso sono a 4 per, giusto per così. Quindi ora sentiamo con e senza Ash.
Sì, sì, c'è il delta anche nella versione nuova di Ash, ovviamente. Eccolo qui, è questo. Questo è il delta. Possiamo ascoltare la parte side, la parte mid, ULR come in questo caso. Come vedete la riduzione è minima quando lavoro su brani dance, faccio mastering di produzione elettronica e qui arriviamo e diventa tutto rosso, arriviamo a livelli di compressione spaventosi, ma Ash non fa una piega, cioè non mette nulla. Ho masterizzato 2 giorni fa un brano e sono arrivato a -6, proprio serenamente. Mi sono dilungato un po' su questo brano per spiegarvi il funzionamento dei plugin, il senso della catena e come lavoro, come ho lavorato per questa compilation, ma io voglio farvi sentire adesso Streamliner all'opera e io vi voglio traumatizzare subito. Allora, scegliamo Premium Spotify e attiviamo il codec. In questo modo noi ascoltiamo come la nostra song sarà streamata su Spotify Premium. Questo senza codec, questo con il codec. E adesso facciamoci un giro sulle altre piattaforme. YouTube, come potete sentire su YouTube la cassa scompare, i transienti sono scomparsi completamente. Questo è il codec e va bene, fin qui ci siamo, vi dice quel tipo di codec viene utilizzato, vedete quali sono i metodi, i vari codec, ma la cosa più importante è questo pulsantino qua che si chiama artefatti, ovvero con questo pulsante noi sentiamo quello che le piattaforme aggiungono alla nostra canzone. Ok? Adesso dovete alzare un po' il volume, io lo schiaccio e così sentirete quello che Spotify Premium aggiunge alla mia bella canzone. Vi piace? Ok, abbastanza scioccante, no? Volevo sentire Mobile. Eccolo. Questo è l'algoritmo di Spotify. Ok, ma voi mi direte che schifo. C'è anche di peggio, fidatevi. Facciamoci un giro tra le varie piattaforme. Ok, Apple Music Standard, Mobile, non male. Tidal, con abbonamento normale, abbonamento premium. Hi-Fi non abbiamo quasi nulla perché non è compresso, quindi YouTube. Beh, qua siamo Deezer. SoundCloud. Ok. Sì, nuova pura sbloccata, ma questo plugin è molto importante. Per me è tutto perché qui possiamo scegliere i target delle varie piattaforme, come vedete. Cioè, se dovete fare un mastering specifico, devo fare un mastering per Deezer, per SoundCloud, ho i vari parametri di riferimento delle piattaforme e vedo subito se sto superando i parametri richiesti. Quindi questo è un plugin che al giorno d'oggi tutti devono avere, tutti i produttori. Nessuno
può farne a meno, ma soprattutto è molto interessante attivare gli artefatti e lavorare sul mastering e capire cosa succede facendo delle cose. Ad esempio, non so, proviamo in questo modo. Cosa succede se aumento le frequenze? Se tolgo questa frequenza migliora? Così peggiora? Sì, sono tutte cose che se vuoi fare un lavoro davvero specifico e davvero ben fatto, non puoi tralasciare. Sì, più paghi, meno rumore hai, ma è giusto perché significa trasmettere più dati, spendere più soldi per trasmettere i tuoi dati e quindi è giusto pagare di più. Comunque, direi che possiamo passare alla seconda canzone. Fatemi disattivare tutti questi plugin e via. Vedete, non è un bypass, è una disattivazione. Questo è un bypass. Se io tengo premuto Alt più clic, bypass il plugin che non carica il processore. Ok, passiamo a un'altra song. Questa. Allora, come vedete, qui abbiamo le prime cose interessanti da dire. Firenze-Catanzaro. Ok, la forma d'onda è molto differente dalla canzone precedente. Perché? Perché qui il mix è stato già abbastanza schiacciato e parecchio compresso. Quindi questa song è stata un pochino più difficile da masterizzare per omogenizzare, non di per sé, ma per renderla omogenea, ad esempio con la traccia precedente. Come vedete c'è una grande differenza. Sentiamo. Ecco, come sentite c'è questo basso molto importante. Sono tutti rossi perché a me piace così, vedo meglio i pomelli. Se è tutto nero, cioè vedi quando è nero, io li vedo meno bene. Una cosa importante di tutti i plugin di mastering, specialmente sulle Q, è che lavorano per step, cioè vedi vanno a scatti. La rotella non è libera, i potenziometri non sono liberi. Questo è molto molto importante perché se lavori ad esempio non in mid-side ma in stereo, come potrai fare, hai la necessità di poter regolare nella stessa maniera, esattamente nella stessa maniera, un canale e l'altro. Questi sono emulatori di EQ fisici, questo esiste veramente, costa circa 15.000 euro, qualcosa del genere. E queste macchine fisiche lavorano così a scatti. Perché? Perché non c'è un channel link come nel plugin che ti permette di fare di modificare da una parte e di avere le cose che si modificano anche dall'altra, ok? E l'altro aspetto molto interessante è che vedete qui abbiamo addirittura un quarto di decibel di guadagno. In questo momento io posso andare da meno 0,5 a step di 0,5 dB. Se schiaccio questo vado a step di 0.125 dB. Questo per lavorare veramente in maniera millimetrica, che è quello che si richiede a un plugin di mastering. Non è un plugin da mix in cui magari devi togliere 10 dB a uno strumento o 15 dB a uno strumento. Qui devi fare, si presume che ti arrivi un lavoro decente e si presume che tu debba fare degli interventi minimi. In questa song, anche se il basso è abbastanza importante, anche qui io sono andato in mono come al solito, ho attenuato però la parte side delle basse frequenze, perché già la cassa era abbastanza schiacciata dentro la song dal basso, quindi attenuare il basso nella parte centrale avrebbe significato uccidere del tutto la cassa, quindi è qualcosa che io non potevo fare. Quindi ascoltiamo questo intervento, poi con un po' di attenuazione sulle medie, l'intervento di questo SPL.
potete sentire come si pulisce il pianoforte ripulendo le basse frequenze dalla parte side. Ok, io adoro questo equalizzatore, non mi stancherò mai di dirlo. Anche qui ho utilizzato Sinozoic con un settaggio molto simile alla canzone precedente. Come vedete l'intervento è abbastanza simile in termini di guadagno. Ovviamente c'è questa parte che è quel basso abbastanza importante che continua. Qui ho boostato un po' il gain in uscita perché anche visivamente e anche dai plugin di analisi vedevo che arrivava un po' poco segnale. Quindi qui non ho usato Pultec perché i problemi sul basso erano un pochino più importanti e quindi ho utilizzato questo splendido Low End Focus che è veramente un bellissimo plugin sempre di Isotope, da usare con estrema cautela perché può disintegrare tutta la parte delle basse della canzone, però diciamo che in questo caso mi ha aiutato a ripulire un po' l'esuberanza del sub. Vedete come lavora? Vedete che lavora un po' meno quando c'è il colpo di cassa? Fateci caso, guardate che quando c'è il colpo di cassa lui lavora un po' meno. Proprio per aiutarci a tirare un po' fuori la cassa e abbassare un pochino questo sub così importante. Ecco, questo è un plugin molto bello ma consuma una quantità di CPU abbastanza impressionante, quindi da usare con cautela. Anche qui poi abbiamo ovviamente usato Ozone, stesso intervento sulle Q della song precedente, non c'era bisogno di fare altro. Come vedete abbiamo già risolto molti problemi sulle basse in questo modo. Qui abbiamo più o meno gli stessi settaggi, sono salito un po' come frequenza della parte questa. L'altra song era più o meno qua. Ok, qui vedete invece lo stabilizer lavora molto meno, era 25 di intervento, prima qui sono a 12 perché non abbiamo grandi picchi. Anche qui solito intervento sulle medie, le zone sono molto simili, non c'era bisogno di fare ulteriori interventi. Un maximizer con gli stessi settaggi della song precedente. Ok, vedete che gli interventi sono minimi. Non in tutte le tracce ho dovuto ottenere le basse, ma quasi in tutte. Quasi in tutte. È una cosa abbastanza tipica, specialmente in questo genere. Io vorrei farvi sentire la violenza di Ash al lavoro. Vediamo.
adesso sentite della distorsione perché sto lavorando a 1 per, ma quando io vado a 128 per e alzo qui, aggiungo 20 dB in ingresso, non si sente nulla, si sente il segnale schiacciato che arriva a un volume assurdo, ma la distorsione non c'è. Questo plugin è pazzesco. Sentiamo un attimo la song con e senza, magari in un altro punto qua. Bene, disattiviamo tutto, andiamo alla song successiva. Ecco qua. Zoomiamo un pochino. Song dal sound completamente differente rispetto alla precedente, con una parte molto più rilassata all'inizio, per cui qui raggiungere i valori di loudness integrata necessari è stato un pochino più complicato, ma proprio per la struttura per come è costruita la canzone. Ok, qui questi pianoforti elettrici erano un pochino esuberanti su tutto il range delle medie, per cui l'intervento è stato un pochino più forte, specialmente nella parte side, ma anche nella parte mid, più o meno nello stesso range di frequenze. Vediamo se attenuo, così possiamo sentire. Questa è la parte mid che ho attenuato. E questa la parte side, come potete sentire siamo quasi al limite della distorsione qui. Quindi con e senza. Comunque quello che riesce in generale a fare questo equalizzatore fantastico è veramente scolpire la parte centrale e dare aria a tutto ciò che si trova nella parte side del segnale, quindi è sempre nella mia catena di mastering. Anche qui abbiamo utilizzato Synozoic, qui avevamo un po' di picchi in più su questi drums, quindi li ho un po' attenuati. Ma comunque vedete un intervento veramente minimo, è maggiore sul finale della canzone ovviamente. Anche qui ho boostato un po' l'uscita perché sentivo mancanza di volume dopo questi due passaggi, perché avendo svuotato molto le medie nella parte di EQ abbiamo perso un po' di loudness. Qui ho utilizzato di nuovo il Pultec con un'attenuazione un pochino più accentuata sulle basse rispetto alla prima song e qualcosina anche sulle alte frequenze dai 10 kHz in su, perché c'era il noise e i rumori di ambiente erano un po' troppo brillanti secondo me. Ok, veniamo a Ozone. Anche qui soliti interventi, insomma, niente di... Allora, in questo caso particolare ho invece accentuato un pochino questa parte di medio-alte, perché in questa song c'è questo suono di synth che va a destra e a sinistra e volevo accentuare un pochino la stereofonia nella fascia in cui c'è questo suonetto per aumentare il senso di profondità e di stereofonia, e penso che si percepisca.
dà un po' più di aria alla canzone. Anche qui lo stabilizer è un intervento davvero minimo, pochissimo, come potete vedere, sempre in modalità jazz, quindi molto molto morbido. Equalizzatore dinamico, si lavora sempre in quella zona lì. Ecco qui forse lo snare, per renderlo più coerente con il sound della compilation, è stato attenuato un po' di più in questa banda. Vediamo dov'è. Esatto, quello lì. Ha dato un pochino più di morbidezza al suono. Poi maximizer, ecco qui invece ho utilizzato un po' di upward compression, ovvero la compressione che spinge verso l'alto invece che verso il basso. La compressione tradizionale si chiama downward e questa si chiama upward compression, perché avevo bisogno di un po' di spinta per raggiungere la loudness necessaria. Questo è un buon trucco che si può utilizzare se la song lo permette, però scusate, la mia voce comincia ad andarsene. Vedete, questa linea è quella che ci sta facendo vedere come lavora l'upward compressor, quindi comunque veramente poco, ma ha la sua importanza. E poi Ash alla fine, ecco, vedete questa song che ha una parte iniziale molto più tranquilla e una parte finale con una dinamica molto più alta, lo possiamo vedere bene dalla traccia. Ha avuto bisogno di una spinta in più e di un po' di limiting in più in questo stadio di lavoro, proprio per cercare di rendere un pochino più uniforme l'ascolto. Però vedete che in realtà nemmeno sta lavorando, cioè l'ho utilizzato come una manovra del volume fondamentalmente, perché tutto è già stato controllato prima e non c'era bisogno di limitare ulteriormente la traccia. In realtà quando si attiva l'oversampling, anche qui inizia a lavorare, perché ovviamente trova i picchi in maniera più accurata, ma come ho detto adesso stiamo lavorando oversampling 1, per cui qui sembra non fare nulla, ma in realtà lo fa. Perfetto. Prossima song, anzi prima, scusatemi, prima ascoltiamola con e senza mastering. Eccoci. Come vedete questa è una song diversissima dalla precedente, proprio riuscire a tirare insieme qualcosa di coerente non è stato semplice. Ok, questa anche qui ho fatto questo piccolo intervento nella parte mid per dare un po' più di stereofonia al piano. E poi un po' di attenuazione per togliere un po' di spinta al rullante fondamentalmente in questa zona, e l'attenuazione sulle basse frequenze nella parte side. Per togliere questo sporco sul pianoforte che andava un po' a uccidere la cassa e il basso.
Ecco, Cenozoic. Ho un po' più di declic qua perché la traccia è un pochino più spinta rispetto alle altre che sono più sleepy, quindi volevo ammorbidirla un po'. Avessi fatto un mastering per questa traccia da sola, forse avrei spinto un po' di più la drum, ma qui era necessario ammorbidirla un pochino, visto anche il tema della compilation. Anche qui Pultec, un intervento veramente minimo, mi direte perché l'hai fatto, però al mio orecchio serve. Leggermente più pulito, il basso si addormenta un pochino prima e muove molto meglio la canzone, a mio parere. Qui il solito settaggio di equalizzazione, non ve lo faccio neanche vedere. Anche qui sul side, sulla parte, ho aumentato un po' la stereofonia in quella parte di medio-alte per allargare ancora un po' di più il suono del piano e degli hats. Con e senza. Anche qui stabilizer al minimo. I soliti interventi. Però sentite che l'equalizzatore dinamico, anche se in tutte le tracce più o meno, se non ricordo male, è funzionato sempre in modalità stereo, perché si può fare funzionare in mid-side, left-right, oppure utilizzarlo solo per i transienti o solo per il sustain del segnale, quindi qui andiamo a altri livelli per altre cose. Comunque allarga la canzone, come se stessimo pulendo cose che non devono esserci, tutto diventa più stereofonico e più dinamico. Fateci caso. Diventa tutto più stereofonico. Maximizer, ecco qui ho spinto un pochino di più l'upward compression proprio perché la drum spinge di più, quindi bisogna spingere maggiormente la parte di segnale che resta sotto. Vedete qui? Che ci spinge verso l'alto la parte del pianoforte sul decay. E ci fa diventare il pianoforte maggiormente protagonista della song, che poi penso quello che fosse l'obiettivo del buon Locke di Pepperoni Beats. Il solito hash e sentiamo la song senza e con il mastering. Muy bien. Ok, ecco qui la song di Jax e alto. Andiamo. Allora, questa song ha un sound molto più cupo rispetto a tutte quelle che abbiamo sentito fino ad ora e quindi gioco forza ho dovuto lavorare un po' di più in quella parte del segnale, specialmente in questo range di frequenze nella parte mid e side.
e questa parte di basse frequenze. Ok. L'intervento di questo equalizzatore penso che qui sia particolarmente evidente. Lo mettiamo in bypass e poi lo attiviamo mentre sta andando. Io continuo a pensare che la parte più importante di questo procedimento di mastering sia proprio questo primo EQ, che serve veramente a scolpire il suono prima del resto. Il resto serve a ottimizzare i guadagni, sistemare alcune piccole imperfezioni e rendere tutto più fruibile e più omogeneo. Ma questo primo equalizzatore per me è la parte più importante di tutto il mastering. Qui il declic è stato un pochino più accentuato, il tempo di attacco molto breve perché la cassa nel mix era abbastanza alta. Sentite come tutto è diventato immediatamente più morbido. Solito UAD, anche qui intervento microscopico ma essenziale a mio parere. Abbiamo il solito ozone, solito equalizzatore, ecco qua, imager attivato, rendiamo un po' mono il segnale sulla parte di sub per dare libertà a questa bella chitarra che entra ora. Anche qui il stabilizer lavora veramente al minimo. Ecco qui l'eco dinamico è molto importante perché ci sono molti strumenti nello stesso range di frequenze, tutto sulla parte delle medio-basse, il basso, il pad, il pianoforte è cupo, lo snare è abbastanza cupo, quindi tutto sta lì. Per cui in questa fase l'equalizzatore dinamico è veramente importante per riuscire a liberare gli strumenti solisti e tutta la parte di stereofonia, perché altrimenti si schiaccia tutto il suono. Io il compressore multibanda, in questo tipo di produzioni non lo uso perché non ce n'è bisogno, lo uso tantissimo nella dance, sul mastering, specialmente quando ho gli stem, però se ho la parte strumentale, la parte della voce separate, allora posso fare degli interventi mirati sulla parte strumentale e magari utilizzando il compressore multibanda in sidechaining con la voce, solo su alcune bande. Ma io il compressore multibanda in realtà lo uso sulla mia master bass, perché io non utilizzo il sidechaining, un filtro sulla compressione sul mio bass. Metto un multibanda prima del mio compressore perché voglio che il mio compressore comprima tutto il segnale del mio bass, e metto un multibanda con una sola banda attiva che mi attenua e mi gestisce dai 160 Hz in giù. Ultimo step anche per questo song, anche qui un pochino di upward compression. E poi il solito esce. E sentiamo con e senza.
Bene, bene. Prossima song. Eccoci qua. Light Blue Nights. Bevo un po' di tisana. Tisana, melograno, arancio e liquirizio. Ok, iniziamo con il nostro EQ. Allora, qui qualcosa di leggermente diverso rispetto alla maggior parte delle altre song, perché la parte di sub della cassa era un po' troppo accentuata, secondo me, rispetto alle altre song. Cioè, ripeto, molte delle valutazioni che faccio prendetele con le pinze, nel senso un po' troppo accentuate rispetto alla media delle canzoni. Io sto masterizzando una compilation, quindi il mio obiettivo è cercare di trovare un compromesso tra tutte le tracce. Quanto costa un master fatto da me? Te lo dico in privato. Va bene, costa. Ecco, quindi per 15 fai il conto. Eccoci qua, dicevo, sentiamo questa parte perché questa è la parte da togliere e anche un po' di 200 nella parte mid. No, pressione bassa, che sto parlando troppo, quindi una buona tisana calda mi piace. Anche qui ho attenuato in modo abbastanza importante la parte sub nel segnale, la parte side del segnale. Nient'altro di particolare qui. Ecco, qui l'intervento è stato invece molto diverso rispetto alle altre canzoni, perché come si può vedere anche dalla forma d'onda, adesso cambiamo colore così si capisce meglio, i picchi sono abbastanza accentuati rispetto al resto della... Vedete, cioè questi sono... I colpi di cassa sono molto alti rispetto al resto del segnale, quindi qui l'intervento di compressione è stato abbastanza importante. Vedete anche un rapporto più alto, un declic molto alto e un intervento sui 6 dB che è qualcosa di abbastanza importante. Comunque anche questo compressore, se guardate il view meter, non è un errore che si vede che comprime di più da una parte e meno dall'altra, perché sta lavorando in mid side, cosa che mi permette di dividere la pressione sonora, la pressione della compressione tra la parte che mi interessa di più. Quindi, vedete questa parte, questo indicatore a sinistra è la parte mid del segnale, side è quella a destra, quindi ovviamente comprime di più la parte della cassa. Qui il Pultec ha agito un pochino di più, ma senza esagerare. È che la cosa interessante, se fate bene attenzione a quello che succede quando è disattivato e quando lo attivo. Quando è disattivato non è che ci siano molte più basse o molti più sub rispetto a quando è inserito, ma quando lo inserisco riesci a focalizzarti meglio sulla parte centrale, la parte delle basse e del sub, e riesci a percepire meglio anche la parte stereo dei pad, dei suoni che ci sono in giro, anche se l'intervento è veramente piccolo, ma è quella la sensazione che voglio. Cioè non è un intervento legato all'equalizzatore di spettro, alle frequenze o alla loudness, è una cosa di pulizia, di percezione psicoacustica, quindi voglio che quella parte centrale sia lì, resti lì e che non se ne vada troppo in giro. Ecco, questa attenuazione mi dà esattamente quel risultato. Come vedete qui sono salito anche come frequenza rispetto alle altre song in cui ero a 60, quindi dai 100 in giù un po' di attenuazione.
E io paradossalmente sento più basse quando do l'attenuazione rispetto a quando non c'è, proprio perché il focus viene concentrato maggiormente nella zona in cui servono. Poi abbiamo il nostro Ozone. Anche qui niente da segnalare, cioè come vedete i settaggi sono identici per quasi tutte le canzoni, cioè quindi questo è giusto un passaggio finale per così, per sgrezzare, cercare di a volte ho un po' più di attenuazione in queste bande a seconda della canzone per cercare di renderle omogenee col resto. Ecco, vedete che qui c'è questa parte con questo pad continuo che sì è importante nella canzone ma si sente comunque piuttosto bene. Se io disattivo questo EQ sentite che il suono diventa molto molto più stereofonico. Ecco, in questo caso proprio perché c'era una componente molto forte della cassa nel mix, ovviamente la compressione verso l'alto è più accentuata rispetto alle altre canzoni, perché altrimenti non riuscirei a raggiungere la loudness che mi sono prefissato. Sentite, se la disattivo riusciamo in questo modo a riportare un po' dentro la canzone, dentro il mix della canzone, le parti di kick che erano comunque un pochino ancora esuberanti. Però come vedete anche qui il compressore del maximizer non lavora praticamente mai, cioè lavora per infinitesimi di dB qualche volta. Cioè, preferisco far lavorare come compressione finale, come limiting hash e non quello di Ozone. Ozone o Ozone, come si suol dire. Ok, ascoltiamo la song con e senza. Ok. Nuova song. Ok, già qui prima di attivare SPL riusciamo a sentire un po' questa esuberanza della parte sub. E qui già vedete la forza dell'equalizzazione fatta, la song è già perfetta, c'è gran poco da fare, è sistemata così. Perché? Perché abbiamo messo la parte centrale mono, abbiamo attenuato la parte side sui 120 Hz in giù, abbiamo addolcito un po' di medie nella parte side e un po' di medie sul pianoforte specialmente, sentiamo. Nella parte mid. Sentite come tutto si aggiusta al suo posto dentro la canzone, come il suono diventa molto più stereofonico e siamo già a posto. Da qui in avanti facciamo solo piccoli interventi. Anche qui la kick era abbastanza forte in primo piano, quindi ripeto, l'avrei spinta maggiormente se avessi masterizzato questa canzone perché probabilmente
sarebbe stata la scelta estetica migliore in questo caso, ma devo adattarmi a una media. Anche qui intervento di Pultec. E sentite anche qui come il suono della kick e del basso si concentrano nel mezzo in maniera perfetta con questa leggerissima attenuazione, cioè pazzesco. D'altronde il mastering è così, cioè non serve un'ascia, serve un bisturi, piccole cose. Solita EQ. Ecco qui come l'altra song in cui c'era molto rilevante il pianoforte, anche qui sulle medio-alte ho aumentato un po' l'impressione stereofonica. Stabilizer come tutte le altre canzoni. Eco dinamico. Solo ammorbidito un po' lo snare in questa zona. Qui volevo attenuare principalmente questo punch della cassa che ancora era un pochino esagerato. Ok. Qui non c'è stato un bisogno di molta compressione upward, ma un pochino sì comunque. E alla fine Ash. Ecco qui comunque sentite come lavora bene Ash quando deve schiacciare i picchi, è assolutamente naturale, non snatura per nulla il suono, veramente fantastico. Sentiamo con e senza. Molto bene. Andiamo avanti, eccoci qua, Zibo e Tony. Anche qui potete già vedere dalla forma d'onda che kick è abbastanza spinta e che il suono è molto cupo rispetto alle altre song, quindi qui ho lavorato in una maniera diversa. Ho messo il Pultec prima a monte e ho tolto abbastanza. L'attenuazione è stata abbastanza importante perché mi sarei portato dietro un sacco di problemi e quindi ho preferito mettere Pultec qui e cesellare poi con SPL. Ho fatto questo intervento preliminare qui. Poi comunque come sentirete, anche se ho attivato questo Monomaker, comunque non è come costruire un muro, parte del segnale passa comunque. Come potete vedere qui ho ottenuto ben 4 dB sui 45 Hz nella parte side, che teoricamente ha un filtro passa alto anche, quindi non dovrebbe esserci nulla, ma sentite invece, sentite quanto c'è, cioè, anche il plugin più bello
non riesci a costruire un muro perfetto eh, quando si parla di filtri passa alto e di passa basso. Perché? Perché più lo slope, la pendenza dei filtri è marcata, più diventa pericoloso l'intervento con la fase. Quindi normalmente io non utilizzo quasi mai i filtri passa alto. Negli altri generi musicali quando faccio mastering lo faccio solo nella musica lo-fi perché è quasi automatico che una parte dai 30 Hz venga attenuata tantissimo, c'è la componente sub vera e propria, quella sub per capirci della dance, del metal, del rock, dell'elettronica, non c'è, non ci serve, nemmeno la vogliamo. E quindi utilizzo questi filtri, ma questi filtri non hanno uno slope, una pendenza troppo ripida proprio per non intervenire e modificare la fase. Per fare questo ci vengono forniti questi filtri, per questo anche la parte side arriva fino a 10 Hz, direte perché? Perché c'è, vi faccio sentire. Vedete? Vedete che c'è? Guardate l'equalizzatore. C'è ancora. E quindi ho attenuato questa parte in maniera importante, leggermente nella parte side questa frequenza e un pochino le medie nella parte mid. Invece ho attenuato abbastanza questa parte per questo strumento solista che secondo me era troppo aggressivo. Poi il nostro compressore, sempre in modalità VCA Red, emulatore di Focusrite Red. Qui comprimo, però vedete il tempo di attacco è abbastanza, anzi piuttosto alto, perché la kick comunque ha un sample molto morbido. Quindi ho utilizzato però solo il declick per lavorare solo sulla parte di attacco, perché il declick funziona diciamo in un range cortissimo di millisecondi come compressione. Alzando il tempo di attacco io faccio lavorare il declick in una zona in cui il tempo di attacco non sta lavorando fondamentalmente, e con un tempo di attacco alto tengo sotto controllo altre cose che non sono i meri transienti. Io spesso, adesso ve lo faccio vedere, perché qui non l'ho utilizzato perché non c'è stato particolarmente bisogno, ma utilizzo moltissimo in fase di mastering questo plugin che è strepitoso e come vedete ha un compressore upward, un compressore tradizionale downward, uno sculpt permette di scolpire l'equalizzazione, può essere deciso la zona, la banda, vedete, per fare macro interventi, e soprattutto c'è questa parte che lavora molto bene con i transienti. Perché? Perché ad esempio alcune song qui avrei potuto utilizzarlo perché magari la cassa non era abbastanza in evidenza rispetto, che ne so, al basso o altre componenti, però si trattava di una compilation sleepy, quindi non c'era questa grande necessità di portare la kick in evidenza. Però questo è un plugin che io vi consiglio, tra l'altro se andate su Plugin Alliance lo trovate spesso in offerta ed è un ottimo plugin. Ciao e auguri per domani, in culo alla balena. E poi qui abbiamo, ringrazio anche il papà, abbiamo anche una bellissima funzione di autogain che ci permette di automaticamente di livellare il volume di ingresso e di uscita per capire come sta funzionando, ad esempio. Sentite? Sentite come lavora sulla kick, oppure come la taglia. Ecco. Molto bello questo plugin, ve lo consiglio caldamente. Su qui non c'era un grande bisogno di utilizzarlo, però ci tenevo a mostrarvelo.
solita equalizzazione, niente di straordinario. Anche qui la song era abbastanza scura, per cui un po' chiusa al centro come mix, e quindi ho dato un pochino di spinta sulla parte media. Come vedete sono sceso anche in frequenza, quindi su una banda più larga ho aumentato un po' la stereofonia del segnale. Stabilizer come tutte le altre song, equalizzatore dinamico, cioè come vedete quando arriviamo a questo punto del mastering praticamente si fanno sempre le stesse cose. Perché? Perché l'intervento viene fatto prima, cioè tutto ciò che deve colorare il suono, togliere i problemi si tolgono all'inizio. I problemi non si tolgono alla fine, perché tu ti porti dietro i problemi per tutta la catena di plugin, amplificandoli e perdendone progressivamente il controllo. Quindi all'inizio risolviamo i problemi grandi e poi scolpiamo il suono per ottenere il risultato che vogliamo, ma i problemi vanno tolti subito. Ecco qui la curiosità: su questa song ho utilizzato un diverso tipo di emulatore, perché vediamo se riesco a farvi sentire la differenza. Ok, questo è l'emulatore che ho utilizzato sulle altre song. Ma come vedete con questo tipo di emulazione l'intervento è minimo e molto veloce. Invece vedete che qui c'è una piccola trattina verticale, aumentando un po' si capisce meglio, che vedete non è un picco veloce, è un pochino trattenuto per controllare un pochino meglio la cassa, la kick. Senza. E con. Ok, sì, bella song veramente, ma tutte belle canzoni. Devo dire che questa è davvero un'ottima compilation. Allora, qui interventi simili alla canzone precedente, abbiamo più o meno le stesse caratteristiche, le stesse specificità nelle due song, e anche qui abbiamo un taglio sulla parte delle basse e medio basse, nella parte side del segnale. Sentite quanta durezza dei colpi di cassa, di kick c'è anche in questa, nella parte side, che è abbastanza sorprendente. Poi c'era questa parte di frequenze medie che era piuttosto invadente, secondo me. Credo che sia per la maggior parte dovuto ai riverberi. Con e senza EQ. Ancora una volta ripeto, sentite che la maggior parte del mastering viene fatto qui con un singolo plugin, un singolo equalizzatore con dei filtri precisi, con delle attenuazioni a volte un pochino più consistenti, a volte meno, con le campanature scelte nel modo giusto, sia per la parte mid che per la parte side.
Anche qui, come avete sentito prima, la kick è un pochino dura, un pochino di attacco di troppo per il genere, e quindi qui sono intervenuto più pesantemente con il declick. E anche ho attivato questa funzione pump da neutro che era sulla maggior parte delle canzoni. Sentiamo la differenza tra pump e punch su questo pezzo. Sentite come lavora in maniera differente. È un plugin veramente bello, molto 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 figo. E anche qui ho dovuto utilizzare il low end focus di Ozone, perché il sub e la kick sono un pochino troppo monolitici, troppo dritti, quindi serviva a controllarli un pochino. Ecco, poi andiamo a Ozone. Sono sicuro che qui qualche intervento più consistente c'è stato, infatti, perché sentivo, avendo controllato così tanto la parte di sub e di bassi, ed era necessario, la parte di medie è diventata un pochino troppo violenta. Qui abbiamo, vedete, un intervento un po' più aggressivo dello stabilizer, sempre in modalità cut, con scelta di stile hip hop, molto più veloce, molto più reattivo. Però sentite distintamente come riusciamo a bloccare certe code eccessivamente lunghe dei riverberi. Il resto del lavoro lo fa poi l'EQ dinamico, che lavora molto in questa parte. Cioè, io dico molto, ma è comunque un intervento di 1 dB al massimo quando lavora, cioè, quindi non dovete pensare che tolgo 15 dB qui, cioè qui vedete un -4, ma guardate di quanto attenua, dovete guardare questo valore. Vedete, arriva a 1, 1,5 quando spinge tanto. Qui un po' più di upward compression rispetto alle song precedenti. E poi esce. Come al solito sentiamo con, cioè senza e con. Sì, quella risonanza era un po' pesante, erano tutti questi riverberi e delay che si andavano a sommare. Allora, un consiglio che io cerco di dare a tutti. C'è una grande legge per quanto riguarda i riverberi e i delay, ed è una legge molto semplice. Se il tuo suono è scuro, usa un riverbero chiaro; se il tuo suono è chiaro, usa un riverbero scuro. E viceversa, con tutte le declinazioni possibili. Se hai un suono con molte medie, non usare un riverbero con molte medie, cioè scava quel riverbero sulle medie. Se il tuo pianoforte lavora in quella zona lì e vuoi far sentire il riverbero, metti un bel riverbero e scava tutta la zona in cui sta lavorando quel pianoforte, perché così riuscirai distintamente a capire cosa fa il pianoforte, cosa fa il riverbero, ed eviterai risonanze pericolose. Comunque, quindi la legge fondamentalmente è questa. Nuova song.
Allora, ecco qui ho fatto due interventi abbastanza importanti. Qui sentiamo dove. In questa zona sentite che ho tolto 6 dB, non pochi. Un po' in questa zona, solite attenuazioni sulla parte sub del segnale, nei sub della parte side, scusate, con e senza. Qui per la compressione niente di particolare da segnalare, settaggi molto simili alle prime canzoni, attenuazione del Pultec, ecco qui curiosità. Ok, qui sentite che ci sono alcuni suoni, alcuni rumori molto squillanti, molto brillanti, che non si adattavano bene al vestito delle altre canzoni, quindi ho fatto un intervento dagli 8K in su abbastanza importante per scurire un po' la song. Perché abbiamo ammorbidito certe asperità sulle altissime frequenze. Ozone. Ecco, qui come vedete proprio come dicevo l'unica song, forse l'unica, non ricordo, in cui sono intervenuto anche in questa fase a correggere leggermente, però vedete bande molto larghe, cioè come se fosse un vecchio EQ di un mixer, cioè con una campana larghissima, attenuando poco, cioè meno di 1 dB, ma giusto per ammorbidire un pochino. Mentre sulle basse vedete che ho tolto meno rispetto alle altre song. Qui più o meno settaggi soliti. Anche qui siamo tornati ai tagli normali, con modalità jazz molto morbida. Ecco, vedete qui ancora queste altissime frequenze che sono molto interessanti nell'arrangiamento della canzone, però andavano un pochino controllate perché specialmente a volume alto potevano dare fastidio. Le sentiamo meglio in solo. Ecco, sentite questo piccolo intervento di mezzo dB ammorbidisce tutta la canzone proprio lì dove serviva. Qui le bande di intervento sono state un po' diverse rispetto alle altre canzoni e vanno comunque ancora a intervenire in quella fascia che abbiamo tagliato con l'SPL all'inizio. Però come vedete qui è una banda abbastanza larga, l'intervento chirurgico l'abbiamo fatto all'inizio, come dicevo prima i problemi si risolvono a monte. Ok, siamo arrivati alla 11ª canzone, lo so perché è la mia, quindi mi ricordo il numero, per cui so che siamo alla 11ª canzone.
Anche qui i soliti interventi sulla parte dei sub nel segnale, nella parte side del segnale, un pochino di attenuazione qui sulle medio-basse al mono, mid, qui in questa fascia. Stessa attenuazione simile anche sulla parte side perché era un po' esuberante. E anche qui sentiamo con e senza. Qui davvero si nota tantissimo come la kick riesca a venire in primo piano anche se stiamo tagliando delle frequenze che sono principalmente solo sue, ma perché le stiamo togliendo dalla parte side del segnale, quindi stiamo concentrando il fuoco del nostro cervello, l'attenzione del nostro cervello nella parte centrale per quel tipo di frequenze e quindi il nostro cervello sta lì, ascolta quello, è focalizzato lì e la sentiamo molto meglio. Eppure ho tagliato 2 dB, però si sente di più. Anche qui nulla da segnalare di particolare per quanto riguarda la compressione. Il solito intervento leggero, ma sempre importante per focalizzare, come ho detto, l'attenzione nella parte centrale del segnale, del panorama stereo. Siamo tornati ai settaggi iniziali di EQ, in major sempre il solito, stabilizer sempre il solito, ma vedete qualcosa c'è. Sono sempre interventi minimi. Ecco, qui sono andato a intervenire in questa parte che salendo col volume mi dava un pochino fastidio. Maximizer con i soliti settaggi. Qui senza upward compression perché il suono era già abbastanza distribuito e pieno, quindi non volevo che questi pad, questi synth salissero ulteriormente di volume. Ed esce. Senza e con. Molto bene. Prossima song. Alivi. Anche qui niente di particolare da segnalare, solito intervento come su tutte le song in questa parte, ma questa è stata una scelta stilistica per ammorbidire un pochino il segnale su tutte quelle parti di snare, rim, quindi questo è un intervento che è fisso su tutte le canzoni, non ho mai toccato questa zona. Ecco, qui c'era un pochino di ricchezza di troppo nella parte mid su queste medie. Potete sentire con e senza. Ok, compressione standard, un intervento leggero, un Pultec,
anche qui settaggi standard. Allora, l'unica cosa che cambia un po' sono le bande a seconda della song, proprio come sound generale, come spettro sonoro generale, ma queste impostazioni come vedete non cambiano quasi mai. Questa parte sulle medie a volte è flat, a volte se voglio aumentare un po' il panorama sugli strumenti medio-alti do un goccino di intervento, ma niente di così clamoroso. E qui solito settaggio, anche qui interventi minimi. Perfetto, adesso veniamo alla prossima song. Adesso non so se Melodive è collassato sul divano. Eccola qui. Allora, come vedete abbiamo una bella differenza rispetto alle song precedenti, a tutte le song precedenti, a quelle successive, un po' come era. Ops, scusate, ho fatto il danno. Ecco, vedete che non ci sono grandi picchi. Questo cosa significa? Che il mix è di suo abbastanza schiacciato, abbastanza compresso, quindi un po' differente dalle altre canzoni. Sentiamo che tipo di intervento ha fatto. Qui sentite una certa esuberanza nella parte delle frequenze basse, nel centro, e anche che dobbiamo controllare qualcosina sulle medie, perché sono molto ricche, specialmente poi in altre parti della canzone, quando si intrecciano molte chitarre e molti delay. Okay, c'è questa zona, specialmente questa parte, nella parte centrale del segnale. Ok, qui essendo ovviamente già molto schiacciata la song, il declic è a 0 perché non c'era bisogno, non c'erano quasi picchi da dover gestire, il tempo di attacco è abbastanza alto e ho spostato il compressore verso la zona di punch perché mancava un pochino di spinta su rim e su kick. Potete sentire chiaramente che gliela dà questa spinta, ce la dà. Con il Pultec abbiamo attenuato un po' di più la parte bassa qui. Anche qui abbiamo i soliti interventi, vedete che qui a differenza delle altre song tutta questa parte di medie è stata leggermente attenuata a livello di stereofonia perché giravano già veramente tantissime cose secondo me e un po' mi disturbavano. Questa parte la stiamo ascoltando in solo. Spero che riusciate a capire che grazie a questo piccolo intervento riusciamo a controllare meglio alcuni delay, alcuni feedback che ci sono. Proviamo ad ascoltare ancora. Attenuo
chiudo questa parte che ho leggermente attenuato nella stereofonia e poi la attiviamo e sentiamo la differenza. Sentite che riusciamo a percepire molto meglio il tema di chitarra, anche se sentiamo ancora i delay e i riverberi, ma lo percepiamo molto più distintamente in maniera molto 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 più pulita. Niente da segnalare qui, come per tutti gli altri. Qui ho lavorato un po' su questa parte. Ovviamente qui non abbiamo bisogno di upward compression perché aumenteremo ancora tutto quanto, riporteremo in alto queste cose che abbiamo cercato di controllare, quindi lo disattiviamo, poi attiviamo hash. Beh, diciamo che questa song era interessante perché ha richiesto degli interventi un po' differenti rispetto alle altre e quindi l'aspettavo con ansia perché c'erano alcune cose un po' particolari da mostrare. Poi decido caffè e un cioccoretto, eccoci qua. Allora, sentiamo. Andiamo in una parte con la drum. Ok, qui l'intervento sulla parte dei sub è stato un pochino più accentuato, ma nemmeno troppo rispetto alle altre song. E sono intervenuto un po' sulla parte di medio-basse di questo piano elettrico che c'è, sia sulla parte mid del segnale che sulla parte side, perché era un pochino fuori controllo, un pochino troppo, insomma. In questa zona, nella parte mid, e questo nella parte side. Questa ricchezza nella parte side, essendo una zona di frequenze molto vicina a quella dei sub, che è concentrata come focus nel centro del panorama stereofonico, riduce molto la percezione di stereofonia della canzone, quindi è particolarmente importante tenere sotto controllo questi range di frequenze così che lavorano su una parte così ampia, perché sono frequenze ampie, quindi si spostano molto nello spettro sonoro. E la parte di sub, sentiamo con e senza. Qui ho tenuto un tempo di attacco molto alto perché le parti di drum avevano un poco transiente, quindi bene così. Con il Pultec qui sono intervenuto un po' di più sia sulla parte delle basse frequenze a 100 Hz e anche sulla parte delle altre frequenze. È pazzesco come questo aggeggino, quanto faccia questo piccolo aggeggio,
con regolazioni così quasi insignificanti, infinitesimali. Anche qui, ecco, qui un'altra song in cui ho ripetuto più o meno la stessa equalizzazione di una delle precedenti per ammorbidire un pochino. Ecco, qui sono intervenuto un pochino di più perché la cassa ancora, la kick ancora mi suonava un pochino troppo forte rispetto al pezzo e allo stile della canzone. Solito equalizzatore dinamico. Bene. Siamo faticosamente arrivati all'ultima canzone, bevo ancora un goccio di tisana perché sono stanchissimo. 2 ore e mezza, aiuto. Eccoci qua, ultima song. Prendiamo questa parte che è quella un po' più spinta. Ok, in questo caso il focus qual è? Si ascolta sempre prima la canzone, non si parte equalizzando perché sentiamo che cosa c'è di importante. Qui dobbiamo dare risalto a questi fraseggi di chitarra che sono una parte molto importante della song. Il suono di queste chitarre non è così squillante, è abbastanza morbido e quindi dobbiamo creare spazio nella parte delle medie, medio-basse per la morbidezza di questa chitarra. Prima di tutto per dare risalto alle stesse e poi per non farle sentire soffocate, perché il loro fraseggio rappresenta il senso di questa canzone. Quindi vado a scavare sulla parte delle medie, nella parte medio-basse, parte centrale, e anche qui il solito intervento sulla parte delle basse nel canale side. Qui dobbiamo concentrarci proprio sulla come vengono percepite queste chitarre, attivando o disattivando questo equalizzatore. Vedete anche con un intervento così piccolo c'è un dB qua, 2 dB qui, trovano il giusto spazio e diventano più protagoniste della canzone. Compressione molto molto leggera in questo caso. Sentiamo con e senza Pultec. Riusciamo ancora a dare un pochino di spazio in più alle chitarre grazie a questo piccolo intervento. Niente da segnalare riguardo alle Q, solite impostazioni. Anche qui ho selezionato questa banda sui medie e medio-alte, dai 3000 agli 8000 circa, sì, per dare un pochino di risalto in più ancora a queste chitarre, per far sentire l'attacco delle corde. Sentiamola in solo questa banda.
giusto quella parte lì come intervento. Stabilizer, niente di particolare. Ecco, anche qui sono andato a lavorare su questa zona che è quella dove chitarre e tastiere vanno a lavorare un po' insieme per fare un po' di pulizia in più. Anche qui niente upward compression e poi hash. Questo parametro, cioè questo è il clipper, è l'ultimo stadio, quello che ci permette di controllare il livello generale. La gain reduction è quasi zero, cioè meno 0,1. Cioè noi dobbiamo arrivare a questo punto in cui il lavoro è già stato fatto, cioè abbiamo già fatto tutto questo, ci serve solo per pushare verso l'alto leggermente il volume, cioè e la nostra loudness, ma il lavoro è già stato fatto prima. Questo ci ferma quei picchi che non ci servono per raggiungere il target. Ok, ciao Yotsuki. Have a good rest. Bye, 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 thank you. Bene ragazzi, direi che abbiamo fatto, insomma, adesso spostiamo. Aspettate un attimo che sposto la finestra qui. Ecco, perfetto. Facciamo partire un po' di... eccolo, un po' di musichetta, il sottofondo. Ecco. Grazie a tutti di essere stati qui, è stata una serata, penso, molto interessante. Ero molto emozionato, specialmente per la preview di tutte le canzoni. È stato un ascolto fantastico, spero che il mio mastering vi sia piaciuto, che la compilation vi sia piaciuta. Ricordiamo che è in uscita il 4 di aprile, i singoli il 5 di aprile, quindi spero che questa preview vi abbia incuriosito, che possa arrivare un sacco di gente. Condividete il video di questa diretta a più non posso, spammatelo dappertutto, mi raccomando. E nulla, felice di essere stato con voi, grazie per tutti quelli che sono stati qui e ricordatevi che dalla prossima volta tutte queste dirette a partire dal 26 di marzo con il podcast per le nuove canzoni andranno in onda solo sul canale di Chill Italy, perché pare che venite tutti qui e non andate sul canale ufficiale, no? Non mi sembra una cosa ragionevole. Quindi alla prossima, buonanotte a tutti e ci vediamo il 26 di marzo per la quarta puntata del podcast dedicato ai nuovi beat delle ultime 2 settimane. Ciao a tutti!